Ciao a tutti, sono Elio. Oggi visiteremo le mura ciclopiche di Orbetello, in Maremma. Siamo alla stazione Ostiense di Roma e stiamo aspettando l'interregionale per Pisa che in circa un'ora e tre quarti ci porterà a Orbetello. Siamo a Orbetello, adesso andiamo a dare un'occhiata alla città e poi alle mura ciclopiche. Orbetello. Intanto questo è il panorama che si vede dalla piazza che dà sulla laguna, molto bello. E lì c'è il mulino a vento senese, che è l'unico superstite dei 9 originali. E qui iniziano le mura ciclopiche di Orbetello. In realtà qui c'è solo lo strato basilare. La cinta di Orbetello è fatta a U, questo è uno dei due lati lunghi che dà verso nord. Vedete, qui le pietre sono abbastanza erose, vedete come sono marcate da puntini, buchetti. Guardate queste come sono bucherellate. E qui siamo dalla parte opposta, siamo in via Mura di Levante. Qui i blocchi si vedono un po' meglio, sono più consistenti. Sopra è stata costruita una balaustra, vedete? E comunque mi sembrano tutti molto erosi, probabilmente la salsedine. Le mura ciclopiche di Orbetello sono ufficialmente attribuite agli Etruschi. Comunque in diversi punti si interrompono e sono un po' rabberciate, però ne sopravvivono bei tratti. Il tratto comunque è abbastanza lungo. In questo punto le mura si interrompono per un pezzetto, vedete? Spariscono le pietre grandi, ci sono pietre di riempimento e mi dà l'idea che in questo punto ci fosse anticamente una porta d'accesso, penso. Ecco, qui riprendono e c'è questo spazio che è stato e qui comincia il tratto di mura che chiude la U. Il tratto di mura che dà verso l'Argentario che è alle nostre spalle. Però vedete, c'è una cosa molto strana. In questo tratto le mura sorgono praticamente dall'acqua. Com'è possibile questo? È un mistero. Forse che gli antichi costruttori hanno iniziato a edificarle sott'acqua? O forse sono state costruite sulla terraferma e poi nel corso dei secoli, se non dei millenni,
il livello dell'acqua è cresciuto. Eh sì, perché in questo tratto le mura fuoriescono dall'acqua per 3 metri, ma per altri 3 metri sono sotto il livello dell'acqua. Sono semisommerse. È un caso unico al mondo. Alcuni studiosi hanno anche ipotizzato che le mura di Orbetello cingessero non una città, ma un porto. Orbetello sarebbe stata invisibile a chi passava in mare perché nascosta dal Monte Argentario e dai 2 tomboli che lo raccordano alla terraferma. Anche il caso dei tomboli è molto strano. I tomboli, quando si formano, seguono un andamento parallelo alla linea di costa, mentre quelli di Orbetello, o meglio quelli che raccordano il Monte Argentario alla terraferma, sono perpendicolari alla linea di costa. Questo ha portato alcuni studiosi a ipotizzare che siano artificiali e quindi che sia artificiale l'intera laguna, costruita, o meglio, formata per proteggere questo porto che sarebbe stato Orbetello. Bene, la nostra visita a Orbetello è terminata, spero che vi abbia interessato. Adesso però io vado a Cosa, che dista circa 8 km da qua, ma sarà il tema del prossimo video. Alla prossima, ciao! E vediamo neanche questa immagine pomeridiana, che la luce è un po' diversa e fa una diversa impressione.